Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller per droni FPV. Si tratta del Furious FPV Race Pit, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il flight controller, un set di stand-off in metallo, lo schema per i collegamenti, dei connettori per gli ESC 4 in 1 ed un set di pin. Vediamo subito le caratteristiche tecniche di questa scheda. Il processore è un F4 e il giroscopio è un MPU 6000. Abbiamo il chip dell'OSD per visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria, come RSSI, tensione della batteria, firma e così via. Abbiamo anche una memoria flash da 16 MB per registrare i log della black box. La capacità della memoria flash non è come quella della microSD, ma ci permette di registrare svariate sessioni di volo senza troppi problemi. La Race Pit è dotata di soft mount, nei 4 fori di fissaggio abbiamo i gommini in silicone per attutire le vibrazioni del frame e far lavorare meglio il giroscopio. Abbiamo a disposizione ben 6 porte UART in modo da collegare tutte le periferiche che ci servono, come il ricevente, telemetria VTX, GPS e così via. Le UART complete di TX e RX sono la 1 e la 6, quindi non abbiamo problemi a collegare contemporaneamente una ricevente TBS ed un GPS. Per quanto riguarda le riceventi FrSky, abbiamo l'inversione su RX della UART 3 e TX della UART 5. Grazie a questo possiamo collegare senza problemi S-Bus e SmartPort, senza fare soft serial o usare minuscoli pad nella ricevente. Questo connettore è per il collegamento degli ESC 4 in 1, in caso di necessità invece di usare il connettore possiamo saldare direttamente i fili in questi pad, il risultato è lo stesso. Per quanto riguarda il connettore abbiamo la parte che va al flight controller già montata, mentre l'altra estremità ha i fili liberi e ci vengono dati 2 connettori da scegliere per completare il cavo. Questa soluzione è molto pratica in quanto ogni ESC 4 in 1 ha un pinout differente e ci troveremo in ogni caso a dover risistemare il connettore. Su questo lato abbiamo i pad dedicati alla videocamera FPV. Una particolarità di questo flight controller è che possiamo collegare 2 videocamere e scegliere quale utilizzare tramite switch del radiocomando. Per la maggior parte delle persone questa è una cosa che non serve, potete prenderlo in considerazione se volete fare 3D o avete in mente qualche utilizzo particolare. Nel flight controller è presente anche il pad camera control, questo serve per collegare il cavo dell'OSD della videocamera in modo da regolare le impostazioni interne senza il joystick. Il sistema non è preciso al 100%, quindi non è detto che il vostro modello di videocamera sia compatibile con questa funzionalità. Per quanto riguarda l'alimentazione della videocamera, possiamo scegliere tra VBAT, che è l'alimentazione diretta della batteria, o 5V andando a sfruttare un eventuale back della VTX. Se volete alimentare la videocamera a 5V ma non avete collegato l'uscita VTX perché magari nel vostro modello non è presente, dovete prendere l'alimentazione da un'altra parte, ad esempio sfruttiamo i 5V di questo pad o di questo. Su questo lato della scheda abbiamo il pad per il buzzer, il LED, un'uscita a 3.3V e una a 5V. Qui sotto c'è il connettore USB per il collegamento al PC, sia per fare le configurazioni tramite Betaflight che per aggiornare il firmware della scheda. Per quanto riguarda l'aggiornamento firmware possiamo entrare in modalità DFU direttamente da Betaflight. Se per qualche motivo non riuscite a mandare la scheda in modalità DFU, punticellate questi 2 pad per forzare il boot. Veniamo ai pin, abbiamo una serie da 4 e una serie da 6. La serie da 4 possiamo usarla per collegare una ricevente verso l'interno, infatti come vedete sulla parte superiore della scheda non è presente nessuna componente. Il layout è pensato per usare una ricevente TBS nella parte superiore o una ricevente FrSky nel basso. Sistemiamo la nostra Crossfire RX Nano in questo modo, poi quando siamo pronti saldiamo. Per quanto riguarda le riceventi FrSky, qui abbiamo stampato RXSR, ma questo modello non è fuori per i pin, quindi dobbiamo saldare direttamente i fili. Tuttavia possiamo usare questo sistema per collegare una FrSky XM+, in quanto GND, 5V ed S-Bus corrispondono con quelli della ricevente. La serie da 6 pin è per la sezione VTX, in questo caso possiamo collegare una TBS Pro 32 Nano, anche questa la posizioniamo verso l'interno in modo da avere il minimo ingombro possibile. Se abbiamo un'altra VTX possiamo comunque collegarla senza problemi, saldando direttamente i fili nei pad.
Per quanto riguarda l'alimentazione della VTX possiamo scegliere tra 5V o VBAT, ponticelliamo questi pad in base alle specifiche del nostro modello. Per concludere veniamo alla feature principale di questo flight controller che gli dà anche il nome, ovvero il Race Pit. Tramite questa caratteristica possiamo impostare l'alimentazione della VTX via switch, in modo da accenderla e spegnerla direttamente dal radiocomando. Questa caratteristica ritorna utile quando siamo in gara, spegnendo la VTX infatti non disturbiamo gli altri piloti che sono vicini a noi. Agire da switch inoltre garantisce tempi molto veloci, se la nostra VTX sta causando qualche interferenza ad altri possiamo spegnerla immediatamente con l'interruttore. Se invece stiamo facendo freestyle o long range, questa caratteristica potrebbe tornare utile lo stesso. In particolare per long range potremo avere una VTX impostata ad alti milliwatt ed il GPS. Solitamente prima di agganciare tutti i satelliti il GPS impiega un po' di tempo e con il modello fermo una VTX impostata ad alti milliwatt tende a riscaldarsi parecchio. Con questo sistema possiamo accendere la VTX quando il GPS ha trovato un numero sufficiente di satelliti per partire. C'è da dire che con le ultime versioni di Betaflight possiamo fare qualcosa di simile via software, impostando il pit mode tramite switch. Questa potrebbe essere una soluzione alternativa, ma delle volte non tutte le VTX riescono ad impostare bene questa modalità, tenendo alti milliwatt anche se mettiamo il pit mode via switch. La soluzione di questa scheda invece funziona sempre perché taglia a monte l'alimentazione. Veniamo ora alle considerazioni finali. Sicuramente questo non è un flight controller adatto ai principianti, in quanto chi non è esperto si potrebbe confondere facilmente con tutte le varie opzioni di questa scheda. Abbiamo infatti molti pad da ponticellare a seconda della ricevente o di quale tensione dobbiamo fornire ad una determinata periferica. Questo può causare delle difficoltà a chi sta assemblando il suo primo drone e in commercio ci sono schede decisamente più semplici dove basta saldare i cavi nei punti giusti senza preoccuparsi d'altro. Tuttavia, per chi sta assemblando un drone in racing ed ha bene in mente la componentistica da usare, riuscirà a risparmiare tantissimo spazio collegando ricevente VTX praticamente a filo con il flight controller. Questo è un fattore molto importante nei droni in racing, dove lo spazio è sempre molto limitato e bisogna mettere su una build il più compatta possibile. Allo stesso modo, come abbiamo visto, il Race Pit è una caratteristica che può tornare utile anche a chi fa long range. Se le caratteristiche che abbiamo visto possono tornarvi utili, mi sento di consigliarvi questo flight controller, anche perché Furious FPV è uno dei marchi più conosciuti in questo settore ed in generale propone sempre prodotti di buona qualità. Questa era la mia recensione della Furious FPV Race Pit. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.